Siamo con Torquato Parisi, grazie per essere qui con noi oggi, che insieme a suo fratello Rocco sono i titolari della ditta che da quasi 150 anni regala gioia ed emozioni di luce. Diciamo che noi sono 6 generazioni come famiglia Parisi che esistiamo per quanto riguarda gli addobbi di luminaria. Qui abbiamo un manoscritto che evince la data della presentazione, che siamo nel 1876, non a caso ci siamo chiamati Parisi 1876, per dare un pochettino di importanza anche al nostro mestiere, che non sia quel mestiere generico di luminarie fatte così, ma che hanno quella tradizione, quel senso di tradizione e anche di appartenenza al territorio, in questo caso. Oggi siamo nei locali che ospiteranno il primo museo delle luminarie. È un progetto promosso dal sindaco di Scorrano, Mario Pendinelli, che è riuscito ad unire molte ditte pugliesi del settore. E la ditta Parisi naturalmente non poteva non esserci. Per noi è una punta di orgoglio, perché noi siamo in questo museo, noi stiamo dando un attimino l'impronta di come eravamo, di chi eravamo, come si lavorava, cosa si faceva e cosa significava anche la luminaria in sé per sé. Tipo, quest'arco ci rappresenta così come era fatta la luminaria. La luminaria era il cosiddetto lumino in aria ed era il significato vero e proprio della festa, no? della devozione verso il santo. E come sono cambiate le tecniche in questi anni? Abbiamo avuto l'evoluzione negli anni, parliamo a fine 1800, avevamo questi lumini in aria, poi man mano si è avuto l'evoluzione con il carburio. Da lì si è passato al carburio, si è passato alla corrente. La corrente, i primi 900 abbiamo già la corrente. Man mano si è evoluta, abbiamo avuto queste lampade più grosse a lampade quelle meno grosse ma sempre di potenza, e poi siamo passati alle lampade, quelle lì ad incandescenza, quelle piccole da 5 watt. Da lì poi l'evoluzione ci ha portato a pensare quella a LED e dire ok, la luminaria di piazza farla come luminaria d'arredo, come luminaria oggettistica e come luminaria wedding, perché si sta spostando il mercato anche su quel settore lì, anche se piccolo. O perché non avere una festa in casa? Queste qui ci siamo fatti queste domande, abbiamo cercato un attimino di adattarci e di diversificare il mercato. La vostra ditta rappresenta il Salento in tutto il mondo, ma in particolare dobbiamo citare la sfilata di moda di Christian Dior nel 2021 a Lecce in Piazza Duomo, un evento assolutamente spettacolare. Per quel passaggio lì mi sento orgoglioso perché lì è stato tutto un equilibrio di forme, un equilibrio di luci, un equilibrio tra il barocco, la modella e la luminaria. Lì abbiamo lavorato in tandem con Marinella Senatore, che io sempre ringrazio, perché con lei abbiamo fatto dei lavori pensati a luminaria come arte moderna. Non abbiamo offeso nessuno a livello artistico, perché il barocco l'abbiamo messo in prima visione, non avevamo coperto niente, abbiamo lavorato per la prima volta con le luminarie a terra, abbiamo pensato, anzi si è pensato di mettere la modella con la luminaria dentro la luminaria, la vive la luminaria. Ho avuto delle soddisfazioni con le luminarie, perché abbiamo sempre cercato di pensare la luminaria non solo luminaria da piazza, ma luminaria forma d'arredo, rimanendo sempre ancorati alla forma della luminaria, alla forma della lampada che è la luminaria. Torquato, grazie per aver accettato di condividere con noi la vostra storia. Alla ditta Parisi auguriamo ancora una lunghissima vita per le generazioni che ancora verranno. Ringrazio tutti voi, ringrazio te di averci scelto. Io ricordo sempre che siamo in due che lavoriamo nella Fratelli Parisi. Io sono quello lì, il teorico della situazione, e il pratico il mio fratello Rocco, che è gemello, e lui è quello lì che gestisce la lavorazione manuale con i ragazzi, perché la nostra forza è quella lì.